This is the dinner prepared, this is the dress that I made, this is the child I brought up. Lubecca, una delle città più affascinanti e magiche d'Europa. Il centro storico è completamente circondato dai bracci del fiume Trave. La sua bellezza nel tempo è rimasta per buona parte miracolosamente intatta. Chiese gotiche e stradine medievali le hanno conferito già nel 1987 la nomina dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Nel Medioevo Lubecca fu il più importante centro commerciale del Baltico, punto di transito verso la penisola scandinava e la Russia. Fu capitale della potente lega anseatica. La possente porta dell'Ostentor, con i due torrioni di mattoni rossi, con i tetti a coni in ardesia, è l'emblema della città. Fu costruita a partire dal 1464 a difesa del porto. È uno fra i monumenti più popolari della Germania. Oggi è adibita a museo della storia di Lubecca. Sulla sponda sinistra del fiume, i vecchi magazzini del sale, costruiti intorno al 1600, consentirono di ingrandire il commercio e ad assicurare benessere alla città di Lubecca. La quattrocentesca piazza del municipio è il cuore della città. Le bancarelle del mercato, negozi e artigiani fanno da sfondo all'imponente municipio, la cui costruzione si è protratta tra il XIII e il XVIII secolo. Su un lato la loggia rinascimentale, realizzata con pietra bianca. Di fianco decorazioni con stemmi incastonati tra laterizi. Curioso la successione degli stili. Dietro al municipio, sulla Britt Street, la magnifica scala rinascimentale costruita nel 1594, opera degli scalpellini fiamminghi. Sulla parte più alta del centro storico svetta la chiesa di Santa Maria. Le due grandi torri, dalle guglie ottagonali, erano l'orgoglio dei ricchi mercanti della città. Voluta dal Consiglio cittadino, la costruzione iniziò nel 1250 e durò circa 100 anni. Al suo interno, la spettacolare navata centrale, alta 40 metri, è una delle più alte del mondo. Di stile romanico ha forme gotiche, è annoverata fra gli edifici più significativi dall'UNESCO. Modello di architettura, ha ispirato molte chiese gotiche in cotto nell'area del Baltico. Fotografie dopo il bombardamento del 1942. Buona parte dell'edificio fu danneggiato. Oltre a queste campane cadute, fu distrutto anche l'antico dipinto della danza macabra del XIV secolo. L'opera originale è di Bernd Nocke, che dopo un'epidemia di peste a metà del XIV secolo che aveva colpito la città di Lubecca,
realizzò il dipinto su una tela lunga 30 metri. 24 figure rappresentanti le diverse classi sociali dell'epoca, ognuna con accanto uno scheletro. Altri richiami sui temi della danza macabra sono queste vetrate policrome realizzate nel 1952. Spettacolare l'orologio astronomico del 1472. La parte in basso sono le fasi lunari, le eclissi e il calendario perpetuo. Al centro l'orologio e il planetario, il Sole, la Luna e i 5 pianeti all'epoca conosciuti. In cima, al suono del carillon, diversi personaggi sfilano davanti al Cristo. Hard to thrill. Nothing really moves me anymore. La Koningstrab è la via principale. Ricca di attrazioni turistiche, taglia perpendicolarmente il centro storico, finendo alla porta di Burgdorf. Notevoli i palazzi che si trovano lungo la strada. There is nothing you can show me that I haven't seen before. La città, tra le altre cose, è famosa per aver dato i natali al grande scrittore, premio Nobel Thomas Mann. Nel 1995 un altro premio Nobel abita e lavora, Günter Grass, autore del Tamburo di Ratt. Keeping to myself inside this room. La chiesa di San Giacomo, ricostruita nel XV secolo, conserva solo in parte l'originaria costruzione del XIII secolo. Nell'interno importanti sculture e dipinti tra il XV e il XVII secolo. Questo antico organo risale al 1673 e ha trasmissione interamente meccanica. Nel 1981 fu restaurato e riportato alle condizioni originarie dall'organaro Karl Schulke. Questa cappella è dedicata alla memoria dei naufraghi del Pamir, veliero scuola di Lubecca, che affondò nel 1957. Stradine lastricate e palazzi storici notevoli costellano tutto il centro storico. Lubecca, considerata splendido gioiello gotico, fu insignita nel 1984 della medaglia europea per la conservazione dei monumenti. Fondato nel 1207, l'ospedale di Santo Spirito è una delle case di cura medievali meglio conservate d'Europa. Fino agli anni 60 del secolo scorso è rimasto sempre in funzione.
Affreschi gotici e statue antiche decorano le pareti della chiesa dell'ospedale. Il Burgtor era una delle 4 porte di accesso alla città fortificata di Lubecca. La veduta della struttura appare imponente, risale al 1200, in origine come fortezza, poi nel 1004 con la costruzione delle mura diventa la porta nord. All'esterno i 2 rami del fiume Trave si riuniscono, dopo aver circondato l'isola dove sorge il centro antico. Il Duomo è il più antico monumento della città. Dopo che Lubecca fu promossa sede vescovile nel 1160, Enrico XII nel 1173 fece erigere questa maestosa costruzione in cotto su una chiesa lignea preesistente. I lavori terminarono nel 1247. Vari rifacimenti vennero fatti negli anni successivi. Nel 1260 il ricco portico chiamato il Paradiso, in un secondo tempo il coro con le navate e le cappelle. Particolare il tramezzo gotico del 1477, con l'orologio astronomico del 1628. Crocifisso trionfale del 1477, capolavoro del massimo pittore e scultore di Lubecca, Bert Nocke, con la maestosa figura di Cristo sofferente, domina l'interno della cattedrale. Il pulpito rinascimentale in pietra arenaria del 1568 e nel 1586 con la riforma protestante finisse l'episcopato cattolico. Cappella battesimale del 1970 con al centro la fonte battesimale del 1455. Particolarmente suggestiva, all'ora del tramonto, la passeggiata lungo il canale che circonda il centro storico. Offre magnifici scorci sulle tipiche case colorate riflesse sull'acqua. Un'altra cartolina della città di Lubecca da ricordare.